Allora, vi racconto la storia del bosco che ho fatto. Questo bosco è nato nel 92, l'abbiamo fatto io e mio papà e abbiamo cercato di creare un bosco che dia cibo agli animali e alla natura, per cui abbiamo cercato di dare precedenza a tutte quelle essenze che danno cibo, che danno bacche, che danno frutti. Quindi nei 3 ettari che noi abbiamo, impiantato, potete trovare più o meno tutti i frutti che si trovano in Val Padana e anche, adesso questa tartaruga mi mangerà una mano nel frattempo, fra parentesi, questa è una tartaruga, si chiama suricata, è stato battezzato Ugo, è sempre assieme a noi da tanti anni. Comunque niente, girando il bosco abbiamo cercato di creare in 3 ettari, che sono molti e sono pochi, un poco tutti gli abiti, cioè il bosco denso, il bosco rado, ci sono anche frutti di bosco, ci sono prati tagliati, prati non tagliati, per cui gli animali che noi abbiamo e nel tempo sono arrivati gufi, barbagianni, io ho liberato molte tartarughe di terra, coniglietti, sono arrivati tantissimi animali e mi rendo conto che la natura in circa 29 anni è riuscita a far tanto, perché noi abbiamo creato, il germe del bosco, cioè le piante che voi vedete grandi, che adesso mediamente sono alte 20-30 metri, quando noi le abbiamo messe a dimora erano tutte piantine di 10-20 centimetri. Le piante sono diventate grandi e in un secondo tempo è nato un sottobosco ricchissimo, perché le varie ghiande, prugnoli hanno fatto cadere semi, dai semi sono nate tantissime piante. Adesso, se volete, vi porto a fare un giro per il bosco. Qua avete un'inquadratura del bosco, iniziale, con il laghettino. Il laghettino è molto importante perché i vari animali che ci sono devono trovare sempre acqua di buona qualità. Allora, per fare il bosco è questione di crederci e di amare e fare giardinaggio. In soldi non ho speso molto, ho sempre cercato di spendere il meno possibile perché non ho mai attinto a fondi e fondazioni varie. Questo lago, ad esempio, è stato creato da un amico che fa movimento terra. Per paga lui si è preso metà la terra che ha espiantato per ottenere il lago, l'altra metà terra la trovate nel monte, quindi io sono riuscito a fare il lago, gratis, le cose terra. L'unica cosa che ho dovuto fare io è il pozzo artesiano per nutrire, e anche lì ho cercato un amico, mi è venuto incontro e abbiamo fatto il pozzo artesiano. È chiaro che il pozzo artesiano non l'ho potuto fare io. Tutte le piante che voi vedete sono state prese di questa altezza, quindi in piante avrò speso 800 euro, per dire. Il costo di piante piccole è bassissimo e per di più una pianta piccola messa a dimora richiede poco tempo e poca gestione, se non dargli da bere una volta ogni tanto. Non ho mai messo piante grandi, perché le piante grandi bisogna fare un buco grande, costano molto, bisogna dargli tanta acqua, poi bisogna impalcarle, se no il vento le rovescia. Non si finiva più, quindi questo è stato un bosco fatto all'insegna dell'economia, perché quando io chiesi finanziamenti, la famosa set aside, loro mi dissero sì, ti diamo i finanziamenti, però vogliamo tutte le piante messe in fila come un pioppeto, non vogliamo prati, perché noi il prato non lo riteniamo cosa appartenere al bosco, non vogliamo laghi, vogliamo solamente alberi messi a dimora, se non ricordo male 1500 per ettaro, adesso non vorrei dire una sciocchezza. Comunque io credo che il bosco sia fatto invece da piante grandi, da prati, da laghi e da tante altre cose, per cui io e mio papà abbiamo agito in proprio. Una cosa importante
per avere il laghettino, abbiamo detto, è creare il pozzo artesiano. Il pozzo artesiano non può però scaricare l'acqua direttamente dentro il lago perché è acqua molto fredda, acqua senza ossigeno, per cui morirebbero tutti i pesciolini, morirebbe tutto. Allora cosa ho dovuto fare? Ho creato un piccolo russellino molto semplice, tante cadute d'acqua, tante cascatelle, così che l'acqua arriva al lago molto ossigenata e già meno fredda. Questo è basilare. Chi fa il pozzo artesiano e scarica l'acqua direttamente dentro il lago non avrà mai un lago pieno di pesciolini o di tartarughe o di ranocchi o anfibi vari. In ogni zona del bosco ho messo solamente piante e cespugli che danno cibo agli animali. Per intenderci, i pioppi, la natura non me ne voglia, è una pianta bella però non fa frutto, platano neanche. Per cui ho messo solo piante che creano frutti. Alle nostre spalle in questa stagione, siamo in settembre, vedete il biancospino con le relative bacche. Ma nell'arco di 12 mesi tutte queste piante o tutti questi cespugli creano cibo. Dopo eventualmente vi faremo vedere anche a terra, è uno strato di nocciole, di ghiande. Sono tutti frutti che in questo momento c'è ancora abbondanza, gli animali non guardano, ma quando saremo in gennaio, febbraio, lungo inverno, tutte le ghiande, le noccioline saranno rosicchiate. Vedete il sottobosco, dappertutto ci sono ghiande e anche nocciola, insomma è pieno di cibo che verrà utilizzato nella stagione invernale. Una cosa molto importante nel bosco è avere piante vecchie, piante in cui il legno sta marcendo. Ogni tanto c'è qualche pianta morta, io l'abbatto se è in una zona pericolosa per il transito delle persone, tengo però i tronchi sono molto utili perché diventano prede di formiche, prede di vermoni tipo Cossus cossus. Si crea una quantità notevolissima di animali, come potete vedere in questo caso. Questo è un tronco che è stato tagliato circa 4-5 mesi fa, c'è già tantissima segatura, segno che gli insetti stanno già lavorando. Perché sono importanti gli insetti nel bosco? Perché se ci sono insetti arrivano i picchi e arrivano tutti quegli animali che tantissimi uccellini cercano questi insettini piccolini, e per cui se un tronco è perfetto, è bello tutto, ma dà meno cibo alla natura, un tronco che sta marcendo crea molta vita. E qua avete l'esempio della segatura e tantissimi funghi. Pochi mesi fa qui era pienissimo di orecchioni di Pleurotus, funghi oltretutto eduli che si possa mangiare. Questo è un salice che sta morendo, è pienissimo di buchi fatti dal picchio. In tutti questi buchi sono entrati nel tempo ghiri, calabroni, api, uccellini di piccole dimensioni, insomma un tronco che sta morendo, ribadisco il concetto, crea tanta vita. Tronco molto vecchio, marcisente, il picchio sta scavando a più non posso per cercare cibo e sta creando gallerie, nascondigli per altri animali. Nel bosco sono state collocate anche numerosissime cassettine in legno di varie dimensioni. In questo caso, ad esempio, è stata abitata da un ghiro. Molte volte quando passo si sporge con la testina. Ecco, guardate sul suolo quante ghiande, oltretutto c'è anche un osso, probabilmente un femore di un fagiano, perché qua tutta la natura evolve in modo naturale, per cui entra la volpe, si riesce a prendere il fagiano, se lo mangia, insomma, tutta natura. Comunque sì, tutti i sentierini sono pieni di semi, di frutti, di bacche. Qui ci troviamo più o meno nel cuore del bosco. Potete notare in questo caso il bosco maturo. Questo è un bosco di 29 anni. Il bosco maturo è fatto da piante grandi, poco sottobosco. Il bosco maturo è rado, è molto con spazio.
E questo è un classico esempio. Poi notate anche questi mucchi di legna li trovate dappertutto, sono molto utili perché sotto questi mucchi di legna si nascondono le tartarughe, i conigli, quindi quando passano i predatori, volpe in primis, se i conigli sono nascosti tutto va bene, se il coniglio non si nasconde la volpe mangia, per cui è importante in un bosco creare anche tutti questi nascondigli sì, che sono utili per creare ambiente in senso lato. Dove sono le tartarughe? Dai le tartarughe, se io comincio a parlare così, vengono fuori. Vedi che pian piano. Dai le tartarughe, dai, adesso arrivano, vedrai. Dai le tartarughe, tartarughe. Sono lente ma arrivano, se no dopo per velocizzare. Dai le tartarughe, dai, tartarughe, sono timide oggi, adesso le prendiamo un po', pian pianino arrivano. Due tartarughe di terra che si stanno accoppiando con molta veemenza.